Ciao a tutti amici e amiche di BPM Power. Oggi vi presentiamo una scheda madre adatta a tutti coloro che vogliono assemblare il loro primo PC senza spendere troppo. Sto parlando della scheda madre Gigabyte Z390 Gaming X. Vediamola subito insieme, prima però vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube e di attivare la campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. Prima di tutto, la confezione della Z390 Gaming X di Gigabyte include un manuale, la guida dell'installazione del software, il driver e il disco dell'applicazione, 2 cavi SATA e le viti per le unità M2. La scheda madre Gigabyte Z390 Gaming X è una motherboard entry level per il vecchio, tra molte virgolette, socket LGA 1151, adatta a tutti gli appassionati di gaming che però risultano ancora inesperti in questo campo e hanno quindi intenzione di non esagerare troppo con le spese, o anche a chi vuole fare un upgrade a una build che ha già qualche annetto sulle spalle. Vi ricordo che questa è compatibile con la serie 9000 di Intel. Ma vediamo ora la connettività. La nostra Z390 possiede una porta HDMI 1.4, 6 porte USB tipo A, di cui una da 5 GB e 2 USB 2.0. Troviamo anche una presa, un'uscita Ethernet, una porta PS2 Legacy e 4 PCI Express 3.0 SATA. Il fatto che lo slot centrale abbia solo 4 corsie fisse invece di rubarne 8 dallo slot per 16 superiore, come potrebbe essere visto come un vantaggio per chiunque speri di utilizzare la scheda di memoria PCI Express per 4 lì, poiché lascia intatte le 16 corsie dello slot superiore. Uno sguardo un po' più ravvicinato al pannello rivela che la porta PS2 Legacy e le due porte USB hanno scambiato posizione rispetto alla Z390 Gaming Sli, un'altra scheda madre entry level di Gigabyte, e queste due porte sono magicamente trasformate da USB 3.0 a 2.0, inspiegabile. Anche una delle porte viene ridotta da prima generazione, lasciando solo una connessione da 10 GB al secondo. Ci teniamo però a dire che sono presenti due porte USB 2.0 per collegare la nostra tastiera e il mouse senza intaccare le risorse del chipset, ma limitare comunque l'USB di nuova generazione a una sola porta forse non è proprio il massimo. Comunque l'interfaccia M2 inferiore disabilita ancora due porte SATA, indipendentemente dal fatto che l'unità NVMe o SATA sia installata lì, e lo slot M2 superiore ruba quindi una porta SATA ogni volta che è riempito con un'unità M2 che utilizzi appunto questa interfaccia. Nel complesso è una buona scheda madre, anche se diciamo ci sono alcune cose che, come il secondo slot PCI Express per 16 che ha solo 4 corsie, nessuna porta USB 3 di seconda generazione e solo un'intestazione USB 3 di seconda generazione. Insomma, è una scheda madre adatta veramente a chi ha le prime armi e non ha intenzione di spendere troppo. Potete trovare la scheda madre Gigabyte Z390 Gaming X su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Io vi ringrazio per averci seguito, se non l'avete ancora fatto vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e a seguirci anche su Instagram. Ciao a tutti e al prossimo video.